Della tecnica pittorica di Leonardo da Vinci abbiamo poche notizie, sia perché i suoi manoscritti sono in genere oscuri e di difficile interpretazione, sia a causa della comprensibile riluttanza nel prelevare campioni dalle opere dell'artista. Dai pochi dati scientifici noti e dai dipinti incompiuti appare come tutte le opere di Leonardo siano eseguite con la tecnica ad olio su tavola, noce o pioppo, con una preparazione a gesso e colla seguita da un'imprimitura a bianco di piombo. Alcuni dipinti dell'autore, come l'Adorazione dei Magi degli Uffizi o il San Gerolamo dei Musei Vaticani, nel loro stato di non finito permettono di vedere contemporaneamente molte delle fasi di realizzazione, in particolare quelle sotto l'imprimitura, e analizzare così le modalità esecutive dell'artista. Sullo strato di preparazione Leonardo esegue il disegno grafico preliminare a punta secca ed incide le linee guida di costruzione architettonica. Il disegno viene rinforzato con la punta del pennello utilizzando una tonalità bruno-nerastra direttamente sulla preparazione a gesso. In alcune opere Leonardo utilizza dei cartoni parziali per la realizzazione delle singole figure e la tecnica dello spolvero, ma il disegno risulta per lo più eseguito a mano libera, come se l'artista si trovasse davanti a un grande foglio di carta. Sono infatti numerose le variazioni ed i pentimenti individuati nei suoi dipinti. In questa fase Leonardo realizza anche un primo modellato dei corpi attraverso un'acquarellatura. Con tratti veloci e larghi, l'artista segna poi le ombreggiature e costruisce i volumi col pennello intriso in un'acquarellatura blu e in alcune zone rossa. Talvolta le due stesure si mescolano o si sovrappongono con effetto violaceo. Per la tonalità rossa utilizza una lacca ed anche per l'azzurro si tratta verosimilmente di un colorante di origine vegetale, forse indaco, e non un pigmento, dato che non vengono rilevati elementi chimici nella sua composizione. La scelta del blu anticipa quanto Leonardo stesso scriverà nel suo trattato, perché sul far della sera l'ombre dei corpi generate in bianca parete sono azzurre. Dopo il disegno e il primo chiaroscuro, applica un'imprimitura sottile e semitrasparente, bianco di piombo in olio di lino cotto, in modo da far apparire grigio il disegno sottostante. La trasparenza di tale strato permette all'artista di continuare a vedere il disegno e utilizzarlo come guida per le fasi successive. Questo espediente consente cioè a Leonardo di smorzare gli elementi grafici che non intende sviluppare in fase pittorica, fissa il disegno e funge inoltre da isolante al fine di evitare la penetrazione del legante dei colori fino alla preparazione. L'artista stende il colore dell'imprimitura anche con le mani, lasciando le sue impronte nell'impasto fresco. Le analisi di alcuni campioni dello strato hanno rilevato la presenza, insieme al bianco di piombo, di tracce di nero carbone. Questo probabilmente è dovuto ad un primo accenno di chiaroscuro sull'imprimitura ancora fresca. Su questa imprimitura ben asciutta, Leonardo inizia la fase pittorica vera e propria, con una generale stesura giallo-bruna, modellata e modulata con aggiunta di tonalità più calde a seconda della funzionalità a definire rilievi, aree e figure. Questa sottopittura, che funziona da mezzo tono del modellato degli incarnati e a tracciare le ombre, è dipinta con pigmenti bruno-marroni, sovente mischiati con pigmenti verdi.
In pratica si tratta di un secondo strato di imprimitura a base di ocra gialla, sul quale stende marcate pennellate monocrome con terra d'ombra bruciata e pigmenti a base di rame, a rafforzare il chiaroscuro. I pigmenti appaiono distribuiti, in gran parte della composizione, con le dita, al fine di ammorbidire i contorni netti delle figure. Sono utilizzati però anche i pennelli. Sullo strato ancora fresco, in alcuni punti di massimo chiaro, Leonardo inizia anche a dare delle pennellate di bianco per definire alcuni rilievi del modellato. Mentre le sottopitture possono essere considerate relativamente semplici sia nella stratificazione che nella costituzione del pigmento, la pittura più esterna è realizzata con molti strati sovrapposti, particolarmente fini e traslucidi. Attraverso la spettroscopia di fluorescenza e raggi X su 7 capolavori di Leonardo, gli scienziati hanno rilevato la presenza di anche 30 strati ultrasottili di pittura e vernice. Velature che, se nella pittura fiamminga delimitano nettamente i contorni delle forme, in Leonardo invece sfumano i profili degli oggetti e delle figure, dal primo piano fino al fondo. Lo stesso Da Vinci ha descritto la tecnica come un fumo, dove le linee si sfocano, si addolciscono e si mescolano per creare un effetto tenue di profondità e ombreggiatura. Questo raffinato sovrapporsi di strati ultrasottili nella pittura di Leonardo è detto sfumato. La contrapposizione dei termini sfumato e velatura potrebbe far credere che si tratti di due prassi totalmente opposte, quando invece lo sfumato è esattamente la stratificazione di stesure trasparenti e semitrasparenti di colore, cioè di velature, che proprio per il loro sovrapporsi perdono progressivamente contatto con il disegno sottostante. Il colore inoltre viene frequentemente sfumato con l'utilizzo del polpastrello, che distribuisce circolarmente l'impasto, creando quell'effetto visivo di dissolvenza. Sono attestate inoltre sia la pratica della strofinatura che della tamponatura. Il graduale attenuamento dei colori e dei toni è ottenuto dall'artista anche con la tecnica della smorzatura, una velatura non scura su fondo bianco, ma all'inverso chiara su fondo scuro, e con la tecnica dello sfregazzo, realizzata stendendo, o meglio sfregando, sulla pittura già secca del colore povero dilegante e utilizzando un pennello duro e corto, procedimenti intermedi tra la velatura tradizionale e l'uso di un film coprente in una libera e complessa stratificazione di velature traslucide e opache. I contorni delle figure si fondono così in modo impercettibile con tenui gradazioni di luce. Nella sua pittura i passaggi dal chiaro allo scuro sono impercettibili. Anche al microscopio non si vede traccia di pennello. Quando fai una figura e che tu vuoi vedere se l'ombra è compagna del lume, che essa non sia o più rossa
o gialla, che si sia la natura dell'essere del colore che tu vuoi adombrare, farai così. Fa l'ombra col tuo dito sopra la parte illuminata. E se l'ombra accidentale da te fatta sarà simile all'ombra naturale fatta dal dito sopra la tua opera, starà bene. E poi col dito, più presso o più lontano, fare ombre più scure o più chiare, le quali sempre paragona con la tua. Questa tecnica, che ha bisogno del legante a olio per ottenere gli strati trasparenti di colore, si serve dei pigmenti più consueti, come biacca, giallo di piombo stagno, cinabro, ocre rosse e gialle, lacche organiche, verde rame. Disegna e dà le incarnazioni con pennelli di setole. L'incarnazione sarà biacca, lacca e giallorino. E così fresca farai l'ombra sfumata a tuo modo. L'ombra sarà nero e maiorica e un poco di lacca o voi lapis duro. Le recenti indagini attestano che gli incarnati mostrano l'impiego, oltre ai colori citati nel trattato, anche di cinabro e ocra gialla, cui nelle ombre si aggiunge la terra d'ombra. Il paesaggio è dipinto con ocra gialla e terra verde, miscelate a giallo di piombo stagno. Mentre il cielo è realizzato con un primo strato di biacca e azzurrite e poi completato con oltremare steso a velatura. Lo sfumato, quando applicato al paesaggio, in particolare alla resa della lontananza degli oggetti, è detto prospettiva aerea. La prospettiva aerea è un metodo di rappresentazione dello spazio che studia le variazioni di intensità luminosa e di gradazione di toni in rapporto alla distanza. Leonardo osserva che l'aria non è un mezzo del tutto trasparente. Con l'aumentare della distanza e quindi dello spessore dello strato d'aria interposto, i contorni divengono più sfumati, i colori sempre meno nitidi e la loro gamma tende verso l'azzurro. Di conseguenza, nella sua pittura rende le forme nitide in primo piano e sempre più sfocate in funzione della lontananza. Velature trasparenti sfumano i trapassi di colore e fondono le tinte per giungere a rappresentare il colore atmosferico. Il trattato della pittura di Leonardo non ci fornisce molte informazioni su un uso più o meno particolare dei leganti e delle vernici. Raccomanda l'utilizzo di olio di noce addensato al sole o mescolato con resina e dà indicazioni dettagliate per la sua corretta preparazione. Alla luce dei dati scientifici, storici e critici, la tecnica di Leonardo sembrerebbe comunque escludere l'uso di vernici di finitura.